Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di martedì della 22ª settimana del tempo ordinario, seconda del Salterio. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Grande è il Signore, venite adoriamo. Grande è il Signore, venite adoriamo. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Grande il Signore, venite adoriamo. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le veti dei monti. Suo è il mare, egli ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Grande è il Signore, venite adoriamo. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci hai creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Grande è il Signore, venite adoriamo. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Grande è il Signore, venite adoriamo. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo del cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Grande è il Signore, venite adoriamo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore, venite
le lodi. Dall'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte, con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria. O Padre Santo, fonte d'ogni bene, diffondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta del tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen. Affida al Signore la tua via ed Egli compirà la sua opera. Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori, come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fai il bene, abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. Miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Affida al Signore la tua via, ed Egli compirà la sua opera. Allontanati dal male, fai il bene, il Signore sostiene i giusti. L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderanno la spada e tendono la lama per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi. Le braccia degli empi saranno sprezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la via dei buoni, la loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura, e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appariranno, come lo splendore dei prati, come fumo spireranno.
L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Signore, fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito, per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fai il bene, e avrai sempre una casa. Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e l'abiteranno per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. allontanati dal male e fa il bene. Il Signore sostiene i giusti. Spera nel Signore e segue la sua via. La bocca del giusto proclama la sapienza e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia condannare. Spera nel Signore e segui la sua via. Ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai lo sterminio degli empi. Ho visto l'empio trionfante, reggersi come cedo rigoglioso. Sono passato e più non c'era, l'ho cercato e più non si è trovato. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è la loro difesa. Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e dà loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spera nel Signore e segui la sua via. Segnami sapienza e conoscenza. ho fiducia nelle tue parole. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo, devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione.
Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio, di scherno ogni giorno. Vi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più in suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo le insinuazioni di molti, terrori all'intorno, denunciatelo e lo denunceremo. Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta, ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere. Saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce, non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che portò la notizia a mio padre dicendo: ti è nato un figlio maschio, colmandolo di gioia. Che l'uomo sia come le città che il Signore ha demolito senza compassione. Ascolti grida il mattino e rumori di guerra a mezzogiorno, perché non mi fece morire nel grembo materno. Mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo grembo gravido per sempre. Perché mai sono uscito dal seno materno per vedere tormenti e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda, tramano di togliermi la vita. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Dal libro della imitazione di Cristo. Tu tuoni sopra di me i tuoi giudizi, o Signore, e di timore e tremore scuoti tutte le mie ossa. L'anima mia è molto sbigottita. Rimango attonito e considero che i cieli non sono puri ai tuoi occhi. S'hai trovato difetti negli angeli e non li hai risparmiati. Che cosa avverrà di me? Caderò le stelle dal cielo e io polvere che cosa presumo? Alcuni uomini che sembravano seguire una condotta sublime caderò nel più basso, e chi mangiava il pane degli angeli l'ho poi visto compiacersi delle ghiande dei porci. Non c'è dunque nessuna santità se tu, Signore, sottrai la tua mano. Nessuna sapienza giova
se tu smetti di governare. Nessuna fortezza vale se tu cessi di sostenere. Se siamo abbandonati affondiamo e periamo. Se invece siamo visitati, ci innalziamo e viviamo. Siamo instabili, ma da te siamo fatti saldi. Ci impediamo, ma tu ci raccendi. Ogni gloria fatua è inghiottita dalla profondità dei tuoi giudizi su me. Che cos'è ogni carne al tuo cospetto? Forse che la creta si glorierà contro chi la plasma. Come può perdersi in vanterie chi ha il senso vivo della verità e sa soggetto a Dio? Il mondo intero non riuscirebbe a fare ingorgolire colui che si sente sottomesso alla legge della verità. Nel labbro di tutti gli adulatori smuoverà colui che ha stabilito ogni sua speranza in Dio. Quegli stessi che parlano son nulla anche loro, verranno meno col suono delle parole. La fedeltà del Signore invece dura in eterno. Allontanatevi da me, o malvagi, osserverò i precetti del mio Dio. Tu sei rifugio e sicuro per me, o Signore, spero nella tua parola. Detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge. Tu sei rifugio e scudo per me, o Signore, spero nella tua parola. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo. Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. Io dicevo, a metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori. Come un destitutore hai curato la mia vita, mi redigi dell'odio. In un giorno e una notte mi conduce alla fine.
Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Volo come una rondine, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni. Quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore. Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulla cetre. Tutti i giorni della nostra vita canteremo nel Tempio del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni giorno della vita salvaci, Signore. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale. Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati. Beato chi ha scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo Tempio. Con i prodigi della tua giustizia, ti rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani. Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza. Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli. Gli abitanti degli estremi confini ubiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le sole deronte dell'Occidente. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è confino d'acque, tu fai crescere frumento per gli uomini. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stila l'abbondanza.
pascoli del deserto, e le colline si cingono di esultanza. I prati si comprono di gregge, di frumento si ammantano le valli. Tutto canta e grida di gioia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. a te si deve lode, o Dio, in Sion. Voi fratelli non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, Come aveva promesso, per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Servilo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo,
perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi nella via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e in secoli dei secoli. Amen. A quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Glorifichiamo il Salvatore che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita nel mondo. A Lui si innalzi la nostra umile preghiera. Guidaci, Signore, nelle tue vie. Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore. la speranza della tua gloria illumini la nostra giornata. Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi. Siano le primizie della nostra offerta. Fa che oggi cresciamo nel tuo amore. E tutto cooperi al bene nostro e di tutti. Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini, perché vedano le nostre opere buone e glorificano il Padre che è nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che hai mandato a noi la luce vera che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto il stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa
e per quelli che ti sono raccomandati. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto Salga a te, Signore, pagina 142. Che ci unisce a
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare deamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Oggi ricordiamo in questa celebrazione il compleanno del nostro confratello Solanus. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infonde nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresce la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscelo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà «c'è pace e sicurezza», allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. Parola di Dio. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza.
di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore e questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, ieri il nostro Vangelo ci parlava sulla realtà di non soltanto conoscere Gesù, sapere chi è Lui, ma piuttosto riconoscere Lui come il nostro Salvatore. E oggi nel nostro Vangelo vediamo la realtà che dobbiamo combattere quando riconosciamo che il Signore è il nostro Salvatore. È lì che viene la tentazione, che viene le prove della vita, perché come abbiamo letto nella prima lettura, siamo figli della luce, non delle tenebre. E per combattere la tentazione dobbiamo fare come Gesù. Taci, esci da Lui. Così mi fa ricordare Papa Francesco quando ha detto che davanti alla tentazione non si dialoga, non si dà spazio al dialogo.
Tante volte non possiamo essere saggi a riconoscere questa realtà. Per questo non diamo spazio alla tentazione. Di nuovo, siamo figli della luce, non delle tenebre. E essendo figli della luce, riusciamo a vedere più chiaramente e vedere anche la grazia di Dio e dire, come abbiamo pregato nel Salmo: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Preghiamo con insistenza Dio, nostro Padre, perché rafforzi in noi la capacità e la volontà di resistere al maligno. Preghiamo con fede e diciamo: Liberaci dal male, o Signore. Liberaci dal male, o Signore. Perché tutti coloro che sono rinati dall'acqua e dallo Spirito rinnovino frequentemente le promesse battesimali, respingendo dalla propria vita tutto ciò che si oppone alla grazia ricevuta, preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Per gli operatori sanitari, per gli psicologi, gli psichiatri e tutti coloro che hanno il compito di lenire le malattie dell'anima, abbiano la forza di ridonare la serenità e la gioia di vivere, preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Perché chi si sente debole e indeciso di fronte al male trovi nella preghiera e nella fraterna intercessione la forza e i modi adeguati per affrontare e superare le tentazioni, preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Per quanti sono nella disperazione per la perdita di una persona cara, perché possano trovare nel mistero pasquale di Cristo la via per superare l'angoscia, preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Per ciascuno di noi, perché accostandoci ogni giorno alla mensa della parola e del pane, possiamo esserne interiormente santificati ed esteriormente fortificati nel combattimento spirituale, preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. O Padre, buono e fonte di ogni bene, ascolta coloro che pongono in te la loro fiducia di figli e preservaci da ogni male. Per Cristo nostro Signore. Il canto è frutto della terra, pagina 56. Il pane che ti offriamo
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi uniti con gioia a questo immenso coro ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, e i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione, pagina 129. Dato agli uomini
Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo. O Maria Santissima, pagina 122. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Gesù ci dà un comandamento nuovo, difficile da attuarsi. Difatti Gesù ci dà un pensiero, una norma di vita rivoluzionaria. Mosè dice occhio per occhio, dente per dente, cioè tu mi fai un'azione negativa, io te ne faccio un'altra, tutt'al più mi mantengo a farti la restituzione di un'azione negativa, non più come negli antichi tempi, 10 volte di più. Ma il precetto dell'amore fraterno è molto grave, quello che ci impone Gesù. Gesù difatti dice, avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere, ma io vi dico, chiunque si adira contro il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Inoltre, se presenti all'altare l'offerta e ti ricordi che stai in discordia con il tuo fratello, lascia il tuo dono all'altare e poi va a riconciliarti con il tuo fratello. Queste norme sono pie esortazioni o norma per una pace universale? Siamo portati a dire che sono pie esortazioni, perché per la nostra cultura e anche per la cultura degli antichi era inconcepibile che la pace nel mondo ci potesse avvenire mediante l'amore fraterno. Del resto, la storia è storia. I romani occupano la Palestina perché vogliono imporre la pace. Gli ebrei e tutti gli altri popoli si mettono contro Roma perché vogliono sconfiggere Roma per avere una pace universale. Qual è stata la conclusione di questa impostazione di vita di tanti regni del tempo? C'è stata la guerra. C'è stato lo sterminio, è finito l'impero romano, sono finiti i governi del Medio Oriente. Che cosa è rimasto? Solo Cristo Gesù col suo precetto di amore. Peccato che gli uomini non fanno tesoro
anche dell'insegnamento della storia. Quindi se si vuole la pace universale è necessario perdonare e amare il proprio fratello. È chiaro che le pratiche esterne non servono a nulla se non c'è una convinzione e un amore sincero per il fratello. Tanto è vero che Gesù, come abbiamo detto, dice: se stai all'altare per fare un'offerta, cioè fai un sacrificio al Signore, è un gesto nobilissimo. Mettersi in contatto con Dio, fare un dono a Dio. Eppure Gesù dice: è inutile, lascia il dono all'altare, torna a casa tua, fai pace con il tuo fratello. Quello è il vero dono a Dio, aver fatto pace con i fratelli. Poi ritorna in chiesa e partecipa all'Eucaristia, alla Santa Messa, perché ti sei riconciliato con Dio. Ma come ti sei riconciliato con Dio? Perché ti sei riconciliato attraverso il fratello. Questa è la novità che ci ha portato Gesù sulla terra. La testimonianza di Padre Pio. Padre Pio aveva il suo caratterino e però esercita il perdono. Scusa, non è che, ecco, i difetti di Padre Pio erano gli scatti, specialmente quando vedeva la folla, eccetera, ma fuori di quella situazione incresciosa, che era un po' un'autodifesa, scusava il peccatore, aiutava il peccatore e poi gli dava il perdono, cioè gli dava la speranza della vita. Perciò si spiegano le tante conversioni. Sta con i fratelli, perdona i fratelli, i confratelli. E come fa pace con i confratelli? Tu adesso non te la prendere, a me mi è scappato. Oppure a tavola prendeva la pietanza e la mandava al fraticello perché si facesse la pace. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno martedì 2 settembre, Sant'Elpidio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte il male si camuffa da buon senso. Ti sussurra: se segui Gesù perderai la libertà, se lo lasci entrare ti rovinerà la vita, niente più piaceri, niente più libertà di fare quello che ti pare.
È la stessa bugia che il demonio grida nel Vangelo. Sei venuto a rovinarci? Ma Gesù non rovina, è il male che ci rovina. Gesù ci libera. Pensa a questa storia. Un ragazzo, Matteo, si rifugia sempre nel cellulare. Passa ore intere a scrollare video, a evitare il silenzio, a tenere lontani i pensieri. Dentro di lui però c'è una tristezza che cresce, un senso di vuoto. Un giorno una sua amica lo invita a un incontro di preghiera. Lui risponde con fastidio: che vuoi da me? Non mi serve questa roba. Ma quella sera ci va per non deluderla e lì nel silenzio qualcosa si rompe. Si sente amato, ascoltato, visto, non giudicato. Tornando a casa scoppia in lacrime e capisce: non era Gesù che lo stava rovinando, era la sua solitudine, la sua fuga. Gesù stava solo bussando per risanarlo. Così fa anche con noi. Il male ci isola, ci indurisce, ci fa sentire soli. Gesù invece ci guarisce, ci reintegra, ci ama. Non viene a toglierci qualcosa, ma a restituirci tutto. E allora se Gesù ti chiama, non opporgli resistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo e con i commenti e le condivisioni collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccolo, ciao Bepi, bravo, bravo, bravo. Le lacrime di Maria nel cuore e nell'anima mia, una dolce voce che sussurra, un amore che non va via. Con ogni lacrima scende una storia di dolore, quella di una madre che vive per noi nel suo profondo amore. Le lacrime di Maria che bagnano la terra portano conforto quando la vita è una guerra. Per questi figli smarriti, lontani dall'amore, e la prega spera ci abbraccia col suo calore. Le lacrime della madre che piange per noi, per i cuori afflitti, perché ha perso la sua gioia. In ogni lacrima c'è una promessa, un raggio di luce, una via di ritorno, una guida che conduce. Le lacrime di Maria entrano dentro l'anima mia, sento la sua voce che canta il suo pianto per me. Con dolcezza infinita mi stringe in un abbraccio, mi solleva in questo mondo, mi regala un nuovo passo. Quando il cammino è oscuro e la speranza svanisce, la sua
sua presenza mi consola, la sua luce mi riempie. Ogni lacrima è un dono, un invito a tornare alla casa del Padre, dove il cuore può riposare. Oh, le lacrime di Maria che bagnano la terra, portano conforto quando la vita è una guerra. Per questi figli smarriti, lontani dall'amore, ella prega e spera, ci abbraccia col suo calore. Oh, le lacrime di Maria sono fiumi di pietà, portano guarigione nel nostro cuore, la verità. In ogni suo pianto la speranza rinasce, una madre che ci ama, un amore che mai tace. Preghiera a Sant'Elpidio Abate. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sant'Elpidio, Padre e guida dei monaci, che con la tua vita di penitenza, di preghiera e di carità hai illuminato i cuori dei fedeli, intercedi per noi presso il Signore. Ottienici la grazia di vivere con umiltà e fede, di perseverare nelle prove e di custodire la pace nei nostri cuori e nelle nostre famiglie. Proteggi la nostra comunità, illumina i giovani nella loro ricerca di Dio, sostieni gli anziani e i sofferenti e dona a tutti la forza di camminare sulla via del Vangelo. Amen. Sant'Elpidio Abate prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva.
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti, o Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Le lacrime di Maria, nel cuore e nell'anima mia, una dolce voce che sussurra, un amore che non va via. Con ogni lacrima scende una storia di dolore, quella di una madre che vive per noi nel suo profondo amore. Le lacrime di Maria che bagnano la terra, portano conforto quando la vita è una guerra. Per questi figli smarriti, lontani dall'amore, e la prega spera ci abbraccia col suo calore. Le lacrime della madre che piange per noi, per i cuori afflitti, perché ha perso la sua gioia. In ogni lacrima c'è una promessa, un raggio di luce, una via di ritorno, una guida che conduce. Le lacrime di Maria entrano dentro l'anima mia, sento la sua voce che canta, il suo pianto per me con dolcezza infinita mi stringe in un abbraccio, mi solleva in questo mondo, mi regala un nuovo passo. Quando il cammino è oscuro e la speranza svanisce, la sua presenza mi consola, la sua luce mi riempie. Ogni lacrima è un dono, un invito a tornare alla casa del Padre, dove il cuore può riposare. Oh, le lacrime di Maria che bagnano la terra, portano conforto quando la vita è una guerra. Per questi figli smarriti, lontani dall'amore, e la prega e spera ci abbraccia col suo calore. Oh, le lacrime di Maria sono fiumi di pietà, portano guarigione nel nostro cuore, la verità. In ogni suo pianto la speranza rinasce, una madre che ci ama, un amore che mai tace.
sei salito agnello santo, col silenzio nel dolore, hai redento il nostro pianto, ogni piaga un nostro grido, ogni chiodo un nostro errore, ma nel tuo sguardo mite già fioriva il nostro amore. Hai bevuto fino in fondo il calice dell'abbandono e nell'ora del tuo e tutto è compiuto. Hai dato al cielo il suo perdono, la terra trema, il velo si squarcia, la vita vince l'ultima notte e noi restiamo in ginocchio davanti al tuo amore che soffre. Oh croce gloriosa, speranza del mondo, illumina l'ombra che ancora ci confonde. In te la morte tace, in te la vita nasce, Gesù Redentore, confido in te. Nel silenzio del sepolcro giace il figlio dell'Eterno, ma nel cuore del credente arde già l'alba del risorto. Venerdì di sangue e grazia, seme puro del perdono, tu ci porti verso Pasqua con lo sguardo fisso al dono. O croce gloriosa, speranza del mondo, illumina l'ombra che ancora ci confonde. In te la morte tace, in te la vita nasce, Gesù Redentore, confido in te. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 2 settembre 2025, martedì della 22esima settimana del tempo ordinario. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra il martedì della 22esima settimana del tempo ordinario e la liturgia di oggi ci offre 2 pagine di grande intensità che ci guidano a riflettere sul senso del tempo, sul cammino della vita cristiana e sul riconoscimento di Gesù come il Santo di Dio, colui che libera e salva. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo, vediamo qui Paolo che parla con chiarezza e dice questo: voi stessi sapete che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Carissimi fratelli e sorelle, come molti ben sanno, non c'è modo di prevedere oppure di controllare il momento in cui Dio verrà a giudicare e a portare compimento alla storia. Proprio per questo oggi nella prima lettura l'Apostolo Paolo ci invita a non lasciarci sorprendere, ma a vivere come figli della luce, da figli del giorno. Infatti nella prima lettura di oggi Paolo continua con queste parole: non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Questo, fratelli e sorelle, è un appello molto attuale oggi, perché quante volte la nostra vita scorre nel torpore della routine, della superficialità, quasi senza accorgerci di ciò che conta davvero. Vedete, fratelli e sorelle, purtroppo tante volte molti di noi si lasciano distrarre da 1000 cose, corriamo dietro a ciò che non dura e dimentichiamo che la nostra vera chiamata è vivere alla presenza del Signore, pronti a incontrarlo in ogni momento. Per questo Paolo oggi nella prima lettura ci ricorda che Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E qui non c'è spazio per la paura, ma piuttosto per la speranza, per la vigilanza attenta. E questo è anche un invito a fare di ogni giorno un'occasione per crescere nella fede, nell'amore e nella carità fraterna. Nel Vangelo secondo Luca che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo portati a Cafarnao, dove Gesù insegna nella sinagoga con autorità. L'Evangelista Luca nel Vangelo di oggi sottolinea che la gente rimane stupita perché le parole di Gesù non sono come quelle degli scribi, sono vive, penetranti, trasformano il cuore. E qui vediamo che Gesù si manifesta con un uomo posseduto da uno spirito impuro che grida: io so chi tu sei, il Santo di Dio. Vedete, fratelli e sorelle, è impressionante che gli spiriti maligni riconoscono in Gesù ciò che gli uomini faticano a vedere. Infatti tante volte i Vangeli ci mettono davanti compaesani, contemporanei di Gesù che non riescono ad andare oltre l'apparenza di un uomo come gli altri. Ma come vediamo nella lettura di oggi, il male, cioè il maligno, davanti a Gesù non ha potere, deve arrendersi perché lo conosce. Vedete, Cristo non discute, non alza la voce inutilmente, perché Lui usa fermezza e ordina allo spirito di uscire e l'uomo torna libero. Per questo, come vediamo nel Vangelo di oggi, la gente resta meravigliata e si chiede: che parola è mai questa? Comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno. Carissimi fratelli e sorelle, questo Vangelo di oggi ci interpella profondamente, perché anche oggi il male si insinua nella vita delle persone e nella società sotto forme diverse, ad esempio l'egoismo, la corruzione, la violenza, l'ingiustizia, l'indifferenza.
A volte ci sembra anche che tutto questo abbia il sopravvento, ma il Vangelo di oggi ci rassicura che davanti a Cristo il male non ha mai l'ultima parola, perché la sua autorità non è quella del potere terreno, ma quella dell'amore che libera, dell'amore che vince le catene del peccato. Allora oggi anche noi riconosciamo Gesù come il Santo di Dio, colui che viene a liberarci. Non lasciamoci ingannare dal male, vivendo addormentati, rassegnati, come se nulla potesse cambiare. Ricordiamo che Gesù è venuto sulla terra per tutti noi, è andato in croce per noi ed è risorto per donarci la vita eterna. Carissimi fratelli e sorelle, vegliare significa riconoscere i segni della presenza di Dio nella nostra vita, nelle persone che incontriamo, nelle situazioni che tante volte ci provocano. Allora impariamo a fidarci e credere che Gesù ha potere sul male, che può liberarci dalle nostre paure, dalle schiavitù, dai peccati che ci tengono prigionieri, proprio come quell'uomo nella sinagoga, perché anche noi siamo chiamati a lasciarci toccare dalla sua parola, quella parola che dona vera libertà e che non consiste però nel fare ciò che ci piace, ma è una parola che, usando l'amore di Cristo, guarisce e trasforma. Allora, fratelli e sorelle, oggi accogliamo con il cuore questo invito. Restiamo svegli, restiamo sobri, camminiamo come figli della luce e riconosciamo e confidiamo che Gesù viene a liberarci, perché solo in Lui troviamo la pace e la speranza che non deludono mai. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 2 settembre 2025, martedì della 22ª settimana del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Sei salito, agnello santo, col silenzio nel dolore, hai redento il nostro pianto, ogni piaga un nostro grido, ogni chiodo un nostro errore, ma nel tuo sguardo mite già fioriva il nostro amore. Hai bevuto fino in fondo il calice dell'abbandono, e nell'ora del tuo e tutto è compiuto. Hai dato al cielo il suo perdono, la terra trema, il velo
si squarcia, la vita vince l'ultima notte e noi restiamo in ginocchio davanti al tuo amore che soffre. O croce gloriosa, speranza del mondo, illumina l'ombra che ancora ci confonde. In te la morte tace, in te la vita nasce, Gesù Redentore, confido in te. Nel silenzio del sepolcro giace il figlio dell'Eterno, ma nel cuore del credente arde già l'alba del risorto. Venerdì di sangue e grazia, seme puro del perdono, tu ci porti verso Pasqua con lo sguardo fisso al dono. O croce gloriosa, speranza del mondo, illumina l'ombra che ancora ci confonde. In te la morte tace, in te la vita nasce, Gesù Redentore, confido in te. Pensiero di Padre Pio di oggi. Questo mondo è il sepolcro dei vivi, non è la dimora dei morti, è il luogo della solitudine, non della compagnia. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare
il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail, telefono e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. padre Stefano, fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina alla Divina Misericordia, stessa solfa. Si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora. Trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo, le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Ecco. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast cos'è? Niente poco di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. E andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa d'Us, Ecco. una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: le veggenti Vicca, i veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, e più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse.
dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo. Ecco, con questo io vi ringrazio. Un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Accogliamo la grazia dello Spirito Santo che è disceso nel grembo, nel cuore di Maria e discende sulle nostre offerte, sul pane e sul vino per fare di noi il corpo di Cristo. Riconosciamoci umilmente peccatori. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Dio, infatti, non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. Parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Alleluia. 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 Un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e il giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, dice la prima lettura. Cioè l'uomo, Adamo, dopo il peccato, dopo aver rotto la relazione con Dio, cerca continuamente delle sicurezze sulle quali poter appoggiare la propria vita. Prima la sua sicurezza era Dio, la relazione con Lui, ma dopo deve cercare qualche sicurezza sulla quale appoggiare la propria vita. E questo fa sì che adesso l'uomo vede il Signore che viene come uno che gli porta via qualcosa, come un ladro che viene nella notte, che viene a rovinare i miei progetti, a portarmi via qualcosa, a mettere in crisi quello che sto facendo, vivendo. Mentre Paolo dice: ma per noi non è così, perché noi abbiamo un'altra esperienza, noi siamo figli della luce e figli del giorno, cioè abbiamo l'esperienza che Dio è luce e che da quella luce noi siamo stati generati, che noi viviamo grazie a quella luce, che noi apparteniamo a quel giorno. Quale giorno? Quello senza tramonto, quello di Cristo risorto. Apparteniamo a quel giorno, partecipiamo della vita di Cristo risorto. E quindi per noi la visita, ogni visita di Dio, fino all'ultima, quella finale, è la visita di uno che viene a fare il dono, a dare la vita. È la visita di uno che viene a portare a compimento. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo perché questo sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di
Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Proseguiamo la preghiera di Gesù dicendo: Egli è mio Padre, la mia vita è sua, ora e dopo la morte, nella morte stessa. La mia opera, quanto ho compiuto, era obbedienza al Padre. Egli completerà ciò che per mezzo mio ha iniziato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Nel cuore di Gesù l'odio non è entrato, non ha risposto con la medesima moneta. Nel suo cuore la violenza non provoca reazioni. Nel suo cuore i flagelli non riescono a far sorgere ribellione, né contro Dio né contro gli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero Re, non uno che domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto un segno, è divenuto il segno della rivelazione delle vere intenzioni di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio in tutte le prove che affrontiamo nella nostra vita e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro aiuto, ascolto e conforto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo
che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione del cuore. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fa tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, di futuro e indicaci la via per percorrerle insieme. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti, martedì 2 settembre. Oggi ci poniamo davanti alla parabola dell'amministratore disonesto, parabola che fa sempre un po' di difficoltà alla nostra comprensione. E però c'è un aspetto molto bello. Questo amministratore che sta per essere licenziato dice: farò in modo che ci sia qualcuno che mi accolga nella sua casa. Pensate che bello, se noi vivessimo la nostra vita così, pensando a fare del bene a delle persone in modo che poi ci accolgano. È bellissimo la liturgia del matrimonio, perché nella benedizione finale dice agli sposi: siate sempre una casa accogliente, perché i poveri sofferenti che hanno sperimentato la vostra carità vi accolgano un giorno grati nel regno dei cieli. E cioè noi potremmo vivere la nostra giornata così. Facciamo felici gli altri, facciamo del bene,
Ecco, chi andrà prima di noi lassù in cielo poi ci accoglierà felice. E allora l'unico modo per essere accolti è accogliere. Chiediamo di saperlo fare. Buona giornata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, altra caratteristica delle anime piccole che percorrono la via dell'infanzia spirituale è la preghiera incessante. La preghiera incessante è l'espressione di un'anima piccola che sente tutta la sua debolezza e che tutto spera dalla bontà divina. La preghiera incessante è il respiro dell'anima. In questa riflessione vediamo 3 forme di preghiera: l'orazione mentale, l'esercizio della presenza di Dio e le giaculatorie. Scriveva il padre Villar: contempla in modo speciale la Santissima Vergine nella sua orazione mentale. Il Vangelo ci parla di questa orazione di Maria con queste parole: Maria custodiva e meditava tutto ciò nel suo cuore. Nota l'importanza che la Santissima Vergine dava all'orazione mentale. Tutti i santi han seguito questo esempio di Maria e si sono imbevuti nella meditazione dei misteri e insegnamenti della vita di Cristo e là hanno imparato la santità. Diceva Sant'Ignazio di Loyola che questa orazione è la strada più corta per farsi santi, e Sant'Alfonso Maria di Liguori diceva che molte anime, nonostante le loro devozioni e orazioni vocali, sono cadute in peccato e hanno perseverato in esso, ma è del tutto impossibile meditare e peccare, fare spesso questa orazione mentale e continuare a peccare. È noto il detto di Santa Teresa di Gesù che promette il cielo a chi ogni giorno dedica un poco di tempo alla meditazione. Basta riflettere un poco su quanto hai letto o udito, scegliendo quel che più ti conviene. Devi ben nutrire la meditazione, che non sia una considerazione arida e fredda. Parla molto con Gesù e con Maria, sfogati con essi, di loro le tue pene e tentazioni, cadute e miserie. Chiediti se fai così la meditazione, se ti stanchi, la trascuri o la accorci con qualsiasi pretesto, se la fai in compagnia della madre tua, guardandola, imparando da lei. Passiamo ora all'esercizio santo della presenza di Dio. Esso deve sempre accompagnare la nostra orazione. Non lo dimenticare mai e abbi sempre presente la sua importanza nell'orazione. E non solo nel cominciare o proseguire l'orazione, ma spesso durante il giorno devi rinnovare tale presenza divina se vuoi conservarne il frutto e renderlo veramente pratico. Questo esercizio è quello che San Francesco di Sales chiamava il nostro pane quotidiano,
perché come il pane non manca in nessuna mensa e lo mettiamo con ogni cibo, così la presenza di Dio deve soprannaturalizzare tutti i nostri atti, anche più insignificanti e indifferenti. L'esercizio della presenza di Dio non è una cosa fredda e arida, ma qualcosa di molto intimo e fervoroso che ti mette in comunicazione diretta con Dio e ti muove a parlare con Lui per mezzo di fervorosi affetti. Infine, le giaculatorie. La giaculatoria è come una preghiera molto ristretta, ma molto ardente, di rapidi effetti. È uno slancio del cuore, un ricorso immediato a Dio. Imita la Vergine, che rinnovava sempre la presenza di Dio con giaculatorie sgorganti, più che dalle sue labbra, dal suo cuore, ed erano come saette dardi di amore che andavano a piantarsi nello stesso cuore di Dio. Ripeti spesso le giaculatorie. Beata quell'anima che muore con una dolce giaculatoria tra le labbra. Insegnava Giuseppe Schrivers che dobbiamo arrivare allo spirito di preghiera, ovvero ad avvertire la necessità di pregare incessantemente, di trasformare il nostro tempo in preghiera. Per questo, diceva Gesù a Sor Consolata Betrone, amami, Consolata, il tuo atto d'amore mi rende felice. Consolata, io ho dei diritti su di te, e quindi lo voglio da te un incessante Gesù Maria vi amo salvate anime, da quando ti svegli al mattino a quando ti addormenti la sera. Io lo voglio. E come rispondendo a una spontanea difficoltà della povera creatura, le soggiungeva: se mi credi onnipotente, allora mi credi capace di concederti questo continuo atto d'amore. Io lo voglio. L'atto d'amore doveva pertanto divenire l'alimento vitale della sua anima. Gesù le diceva: un pesciolino fuori dell'acqua muore, così tu fuori dell'atto d'amore. E riguardo alla fecondità di tale preghiera incessante, Gesù insegnava: ricordati che un atto d'amore decide l'eterna salvezza di un'anima, quindi abbi rimorso a perdere un solo Gesù Maria vi amo, salvate anime. La stessa altissima promessa ripete altre volte: non perdere tempo, ogni atto d'amore è un'anima. Un Gesù Maria vi amo, salvate anime, ripara per 1000 bestemmie. E ora, cari fratelli e sorelle, come al solito, terminiamo con la preghiera della novena. Ave, o ammirabile pargoletta, chiuso giardino, impenetrabile alle creature, aperto solo allo sposo celeste che si diletta di riposare tra i fiori delle tue eccelse virtù, o giglio di paradiso, innamorami della vita umile e nascosta, fa che lo sposo celeste trovi la porta del mio cuore sempre aperta alle visite amorose delle sue grazie e delle sue ispirazioni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Bambina, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Amici di 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano una perturbazione vicina all'Italia, perturbazione che ha già raggiunto le regioni di nord-ovest. Attenzione, questo sistema nuvoloso poi nella giornata di martedì attraverserà un po' tutto il nostro paese, portando piogge e acquazzoni diffusi questo martedì da nord a sud. Ma poi da mercoledì, come vedremo dopo, tempo in rapido miglioramento. Ma prima di parlare del futuro, parliamo del presente andando a vedere le nostre webcam. La situazione al momento in molte città italiane, cominciando da Aosta, che è già stata raggiunta dalla perturbazione che vi ho mostrato prima, quindi ad Aosta il cielo è già molto nuvoloso, già sono in atto delle piogge e oggi ad Aosta temperature bassine, rimaniamo sotto i 20 gradi. Domani però il tempo lì migliorerà e temperature che torneranno a toccare i 25 e 26. Passiamo ora a Torino, situazione analoga, quindi già raggiunta dalla perturbazione, già in atto delle piogge in Piemonte. Ebbene, anche a Torino oggi temperature sotto i 20 gradi, ma domani risaliranno. In Liguria, anche qua il cielo è già nuvoloso, anche qua sono già in atto delle piogge. A Genova temperatura massima fino a 24-25 gradi, domani pure qui il tempo tenderà a migliorare abbastanza rapidamente. Milano è in attesa, abbiamo due webcam di Milano in cui si vede che il cielo è già nuvoloso, però piogge ancora del tutto scarse in Lombardia, arriveranno questa sera. Ecco, da adesso in poi avremo webcam molto più luminose perché la perturbazione deve ancora arrivare, quindi Venezia, splendida giornata, al momento il clima è anche molto piacevole, fra una massima a Venezia di 26-27 gradi. Passiamo a Firenze, la splendida Firenze con 30 gradi di massima oggi e come vedete ancora cielo sereno, però l'Alta Toscana a fine giornata vedrà già qualche temporale e domani passerà la perturbazione di cui vi ho parlato prima. Passiamo sull'Adriatico, Ancona, dove il tempo è bello, temperatura molto piacevole, 28 gradi. L'Adriatico è protetto dall'Appennino, quindi la perturbazione che porterà acquazzoni temporali domani in tutta Italia in realtà avrà pochi effetti sul versante adriatico, dove in effetti le temperature rimarranno molto miti. Domani Ancona toccherà nonostante tutto ancora i 30 gradi. Passiamo a Roma, Roma con due webcam anche qua per la splendida nostra capitale, con il tempo che al momento è bello, domani però in arrivo acquazzoni e temporali in tutto il Lazio. Più a sud, Napoli, splendida anche questa bellissima webcam con il Vesuvio sullo sfondo e temperature anche qua che al momento sono molto miti, però pure qui domani arrivano dei temporali. Passiamo ora alle isole maggiori con Palermo, e questa webcam in realtà si riferisce alle primissime ore di oggi quando era ancora buio, ma vi assicuro il cielo è sereno in quel di Palermo, e infine Cagliari in cui si vede tanto sole ma si vede anche il mare mosso perché effettivamente sta soffiando parecchio vento. In molte zone del sud il vento tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, lo scirocco soffierà sostenuto proprio per anticipare l'arrivo della perturbazione che domani attraverserà tutta l'Italia. Però vediamo cosa accadrà dopo il passaggio di questa perturbazione a partire da mercoledì con una rimonta dell'alta pressione sul nostro paese e solo le regioni alpine che verranno lambite da un nuovo sistema nuvoloso nelle giornate di mercoledì e giovedì. Ma poi nelle giornate successive ancora, quindi spostandoci verso il weekend, ulteriore rimonta dell'alta pressione sull'Italia e quindi fine settimana all'insegna dell'estate con tanto sole e con temperature anche in rialzo nel weekend valori estivi. Chiudo proprio con una cenno alle temperature. Al momento valori alti al sud, in particolare questo martedì per effetto dello scirocco il sud sfiorerà anche i 35-36 gradi. Al centro-nord invece valori un po' più contenuti, anche perché arrivano piogge e acquazzoni. La giornata di mercoledì vedrà temperature nella norma un po' in tutta Italia e le giornate successive registreranno valori ancora estivi. Ma per i dettagli sulle vostre località, aggiornate o scaricate l'app gratuita di 3B Meteo. La Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile via mare mai organizzata per rompere il blocco navale israeliano che impedisce l'arrivo di aiuti umanitari via mare nella striscia di Gaza, è stata costretta a rientrare nel porto di Barcellona poche ore dopo la partenza a causa del maltempo.
Gli organizzatori hanno spiegato che la decisione di tornare indietro è stata presa per dare priorità alla sicurezza, rinviando così l'avvio della missione a data da destinarsi. Complessivamente la flotta umanitaria coinvolge decine di barche provenienti da 44 paesi, con la partecipazione di figure di spicco come l'attivista per il clima Greta Thunberg, l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau e l'attore di Game of Thrones Liam Cunningham, oltre al sostegno dell'attrice premio Oscar Susan Sarandon. La missione ha visto una straordinaria mobilitazione a Genova, dove l'associazione Music for Peace e i portuali del Calpa hanno raccolto in appena 5 giorni oltre 300 tonnellate di aiuti tra viveri e medicinali. Intanto il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, ha dichiarato che gli attivisti saranno arrestati, incarcerati e trattati come terroristi. Vladimir Putin ha incolpato l'Occidente di avere causato la guerra in Ucraina con un colpo di Stato e i costanti tentativi di includere il paese nella NATO, che Mosca considera una minaccia. Il presidente russo è intervenuto al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, OSCO, che si è tenuto tra domenica e lunedì a Tianjin, in Cina. Putin ha dunque supportato l'ambizione espressa nel vertice di utilizzare il formato dello SCO, che rappresenta circa la metà della popolazione e un quarto del PIL del mondo, per la costruzione di un nuovo ordine mondiale. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato gli oltre 20 leader mondiali presenti a resistere a quella che ha definito mentalità da guerra fredda e a cooperare nel largo mercato di cui dispongono. La dichiarazione finale del vertice, che ha discusso di questioni globali, tra cui la guerra in Medio Oriente, ha condannato gli attacchi di Israele e Stati Uniti dello scorso giugno come una violazione della sovranità dell'Iran e del suo programma nucleare civile. Lo SCO, fondato a Shanghai nel 2001 da Cina, Russia e dalle 4 ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, si è esteso a 10 membri, tra cui India e Iran, e a 16 tra paesi osservatori e partner. Almeno 800 persone sono morte nel terremoto che ha scosso l'Afghanistan orientale. A riferirlo sono stati funzionari talebani. Il terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito nella tarda serata di domenica vicino alla città di Jalalabad, provocando forti scosse di assestamento. Almeno 1.500 persone sono rimaste ferite, hanno dichiarato i funzionari, avvertendo che il numero delle vittime potrebbe aumentare. I soccorritori hanno cercato i sopravvissuti nella provincia montuosa di Kunar, la più colpita. Nella vicina Nagarar alcuni filmati hanno mostrato persone che scavavano tra le macerie con le mani per cercare i loro cari dispersi. Non è la prima volta che un terremoto mortale colpisce l'Afghanistan. Nel 2023 una scossa di magnitudo 6.3 ha ucciso circa 1.600 persone. La Russia è stata accusata di aver disturbato il GPS dell'aereo che trasportava la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la sua visita ufficiale in Bulgaria. Il fatto è avvenuto domenica e l'apparecchio è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Plovdiv utilizzando mappe cartacee anziché il sistema di geolocalizzazione. La visita di von der Leyen fa parte di un tour negli Stati membri confinanti con Russia e Bielorussia con l'obiettivo di promuovere il piano europeo di aumento delle spese militari. Of course, this will only reinforce even further our unshakable commitment to ramp up defense capabilities and support for Ukraine. This incident actually underlines the urgency of the mission that the President is carrying out in the frontline member states these days. There she has seen firsthand the everyday challenges of threats coming from Russia and its proxies. And of course, the EU will continue to invest into defense spending and in Europe's readiness even more after this incident. Yes, go ahead. La Russia è stata ripetutamente accusata di aver disturbato e modificato i dati dei sistemi GPS in tutta l'Europa orientale. Le interferenze sono considerate una forma di guerra ibrida lanciata dal Cremlino come ritorsione per il sostegno europeo all'Ucraina. Il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha affermato che le interferenze russe che hanno disturbato il segnale GPS dell'aereo di Ursula von der Leyen hanno confermato che l'Europa deve rafforzare le proprie difese. The European level, the European Commission, Council and so on, is obviously a point of target for the Russian attacks.
And that's why we have to strengthen also protecting our institutions on European level. Again, we want to have a peaceful and treaty-based and consent-based cooperation with all our partners. But if someone like Putin is becoming aggressive, is becoming brutal, takes our way of life into question, then we have to stand up and defend ourselves. Weber punta sullo strumento di prestiti da 150 miliardi di euro, noto come SAFE, per aumentare la produzione nel settore della difesa. It's not that responsibility of Romania, Poland and the Baltic countries to build up a European pillar of defense or a missile defense shield, for example. It's the responsibility for all Europeans. So all Italians, Spaniards, the German citizens also have to invest in our security to protect the east of Europe. And that's why the East Shield, to build up a strong defense on the east side of the European continent, is a joint European responsibility. Le dichiarazioni di Weber arrivano mentre von der Leyen visita gli Stati membri che confinano con Russia e Bielorussia per promuovere i piani di aumento della spesa militare. Костадин пуска тука е. Може ли? Аз слушам само Костадин слуша. Само Костадин се слуша. И ви ще мрете с нас, бе! И ви ще мрете с нас! И децата ви... Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la guerra in Ucraina potrebbe durare ancora a lungo e che non è possibile porvi fine rapidamente a costo della sua capitolazione. In un'intervista rilasciata domenica all'emittente tedesca ZDF, Merz ha dichiarato di non aver perso la speranza di un cessate il fuoco, ma di non nutrire illusioni. Ha poi sottolineato che sostenere l'Ucraina a difendersi dalla Russia è una priorità assoluta. Also ich stelle mich innerlich darauf ein, dass dieser Krieg noch lange dauern kann. Wir versuchen ihn so schnell wie möglich zu beenden, aber ganz sicher nicht um den Preis der Kapitulation der Ukraine. Denn wenn man kann den Krieg morgen am Tag beenden, indem die Ukraine kapituliert, aufgibt und das Land seine Eigenständigkeit verliert. Nur dann ist übermorgen das nächste Land dran und dann sind übermorgen wir dran. Das ist keine Option. La Germania è uno dei principali sostenitori di Kiev, con forniture militari per un valore di circa 40 miliardi di euro. Negli ultimi mesi Berlino, insieme ad altri paesi occidentali, ha sostenuto una rinnovata spinta diplomatica per porre fine alla guerra. Tuttavia gli alleati ucraini hanno accusato il presidente russo Putin di continuare a evitare negoziati seri. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che lunedì è stato arrestato un uomo sospettato di essere l'autore dell'uccisione dell'importante uomo politico ucraino ed ex speaker del Parlamento Andriy Parubi. L'uomo, ha dichiarato Zelensky, ha rilasciato una prima deposizione. Sono attualmente in corso indagini urgenti per stabilire tutte le circostanze di questo assassinio. Forze dell'ordine e procuratori stanno lavorando 24 ore su 24. Il capo del servizio di sicurezza ucraino nella regione di Leopoli ha aggiunto che il crimine presenterebbe le caratteristiche di un omicidio su commissione e che gli inquirenti ucraini ravvisano il possibile coinvolgimento dei servizi di intelligence della Federazione Russa. Anche il capo della polizia ucraina ha indicato che il crimine non sarebbe casuale. Parubi è stato un importante attivista e un personaggio di primo piano in Ucraina. Nel 2019 aveva sostenuto la legge che ha garantito che l'ucraino fosse riconosciuto come lingua ufficiale, il che lo ha reso un bersaglio della propaganda di Stato russa e di alcune campagne di disinformazione. Chi lavora di più tra i piccoli imprenditori europei?
I piccoli imprenditori sono i più grandi lavoratori nel mondo degli affari. Tendono a lavorare più di 41 ore alla settimana rispetto alla media dei dipendenti dell'UE di 36 ore. Una nuova ricerca, tuttavia, mette in luce notevoli contrasti nel modo in cui svolgono il loro lavoro. Il 43% dei proprietari di piccole imprese britanniche, ad esempio, tende a saltare spesso la pausa pranzo, contro solo l'11% degli italiani e il 17% dei francesi. Gli italiani hanno il tasso più alto di datori di lavoro che fanno pause pranzo di oltre un'ora, il 33%, mentre il Regno Unito è agli ultimi posti con solo il 5%. Gli inglesi sono anche i meno propensi a dare importanza alla cura di sé, 34%, contro il 38% degli irlandesi, il 41% dei francesi, il 47% dei tedeschi e il 52% degli italiani. Se si considerano gli imprenditori di tutti i paesi e le dimensioni delle aziende europee, il 99% delle quali sono piccole imprese, i più stacanovisti sono i belgi, con una media di 48,9 ore settimanali, seguiti dai ciprioti 47,5 e dai greci 47,3. All'altro capo della scala i paesi baltici sono quelli che dedicano meno ore al lavoro, con Lettonia, Estonia e Lituania in fondo alla lista. Ben ritrovati dalla redazione. Trieste vuole essere crocevia di scienza ed economia, la dimostrazione che gli investimenti vengono attuati non solo a favore ovviamente della ricerca di base, ma che hanno ricadute su tutto il sistema del territorio e sono motivo di attrazione. Trieste è la città dei grandi matematici, sede delle assicurazioni generali e della città che inevitabilmente vede una forte connessione tra la matematica e tutte le scienze applicate alle innovazioni che accompagnano la nostra vita, dall'industria alle energie rinnovabili, dai dati all'intelligenza artificiale. La base di tutto è la matematica. Lo ha affermato l'assessore alla ricerca, università e lavoro Alessia Rosolin all'apertura del congresso biennale della Società Italiana di Matematica Applicata ed Industriale, ospitato alla Sissa di Trieste fino al 5 settembre, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La sicurezza e la qualità della viabilità regionale sono una priorità costante. Con un investimento di 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade regionali nell'ambito di Pordenone, si dà una risposta concreta alle esigenze di cittadini, imprese e territori, garantendo strade più sicure e moderne. Si tratta di un ulteriore tassello del piano che la Regione sta portando avanti con impegno e continuità. Sono le parole dell'assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, a margine della consegna dei lavori di asfaltatura sulle strade regionali dell'ambito di Pordenone. La scuola Vincenzo Raiola ricopre un ruolo fondamentale nella preparazione dei giovani agenti di polizia che a Trieste iniziano il proprio percorso professionale, una istituzione rinomata a livello nazionale che continua a registrare ottimi risultati in termini di qualità e numero di iscritti.
alla direttrice che lascia l'incarico per andare in pensione va l'apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto negli oltre 3 anni trascorsi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia e la guida di questo prestigioso ente di formazione. Lo ha affermato l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che insieme al governatore Federica a Trieste ha accolto in regione la direttrice Antonella Carnielutti. Ammontano complessivamente a oltre 1,5 milioni di euro le risorse aggiuntive stanziate con l'assestamento di bilancio e che vengono ripartite a sostegno dei teatri finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo, ai teatri di produzione, ai festival cinematografici, agli spettacoli dal vivo, anche coreutici e musicali. La Regione si conferma al fianco dei principali promotori della cultura sul territorio, lo ha dichiarato il vice governatore con delega alla cultura e sport Mario Anzil, riferendo il contenuto di 4 delibere di settore approvate dalla Giunta regionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo nuvoloso con rovesci e temporali alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte con piogge localmente intense o molto intense nel caso di stazionarietà dei fenomeni. Vento moderato da sud con raffiche anche sostenute sulla costa e in quota. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 18 e 20, sulla costa fra 20 e 22 gradi, massime in pianura fra 21 e 23, così come sulla costa. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi. Buonasera dal TG. Dopo anni di crescita costante del numero di posti letto in alloggi privati familiari, il trend di crescita si è arrestato. Sempre più proprietari stanno considerando affitti a lungo termine e gli esperti avvertono che il mercato sta entrando in una nuova fase in cui la qualità dell'offerta e l'adattamento alle nuove esigenze degli ospiti giocheranno un ruolo cruciale. Ogni anno il numero di appartamenti case vacanza aumentava di una decina di migliaia, ma molti di questi alloggi rimanevano vuoti. Sono operativi solo per 1 o 2 mesi e i costi di gestione e le tasse sui sussidi sono in continuo aumento. Luglio non è stato un mese brillante per noi perché era palese che ci fossero meno ospiti nella zona e un buon numero di affittuari si è lamentato di non essere stati pieni al completo. C'erano molti vuoti, si sono verificate prenotazioni precedentemente confermate che sono poi state cancellate. Ovviamente gli ospiti cercano magari un prezzo migliore, dato che ci sono moltissimi alloggi in offerta e il numero di ospiti che gravitano verso la nostra zona non è cresciuto molto rispetto allo scorso anno. In Istria il numero di posti letto è leggermente diminuito nei primi 7 mesi di quest'anno, passando dai 111.884 dell'anno scorso a 110.853. I prezzi degli alloggi non sono aumentati in modo significativo, ma gli ospiti sono sempre più alla ricerca di servizi aggiuntivi, quindi sempre più proprietari stanno considerando affitti a lungo termine. Dipende dal tipo di alloggio. Ovviamente una casa vacanze con piscina e qualche comfort aggiuntivo non verrà certamente affittata a lungo termine, perché sta andando bene e credo che gli affitti a lungo termine non siano allettanti per i proprietari. Chi lo fa sono gli affittuari di appartamenti più piccoli, soprattutto per chi ha un solo appartamento gravato da tasse aggiuntive e altre spese che sono aumentate enormemente. Si rendono conto che gli affitti a breve termine non gli convengono tanto, perché ci sono molte spese durante la stagione. Pertanto passano agli affitti a lungo termine per evitare queste spese aggiuntive. Secondo i dati dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, a luglio si sono registrati quasi 300.000 pernottamenti in meno in appartamenti privati rispetto all'anno scorso. In particolare 12.291.000 pernottamenti in case private, rispetto ai 12.590.000 dell'anno scorso. In totale la Croazia è stata visitata da quasi 90.000 turisti in meno e il numero di pernottamenti in tutti i tipi di alloggio è diminuito di oltre 320.000. Vale ancora la pena essere un affittuario privato?
Beh, considerando che siamo così tanti e che ogni anno ne arrivano di nuovi, sembra che ne valga la pena, sì. Ci vuole molto lavoro e impegno. Bisogna coinvolgere tutta la famiglia in modo da farla diventare una vera impresa familiare e non dover pagare servizi e agenzie aggiuntive, il che diminuisce considerevolmente i guadagni. Poi è discutibile, soprattutto se si tratta di una struttura di grandi dimensioni, per la quale uno forse ha anche preso un mutuo, quanto ci si guadagni alla fine. Gli alloggi privati sono da tempo il segmento turistico in più rapida crescita, ma le statistiche mostrano che il mercato sta ora entrando in una nuova fase. I proprietari si trovano ora ad affrontare una nuova sfida, come adattarsi ai cambiamenti e attrarre turisti nelle prossime stagioni. Sabato sera a Sissano si è tenuta la manifestazione Discanto e Altro 2025, organizzata dalla comunità degli italiani di Sissano. Una serata dedicata ai canti tradizionali e popolari che ha visto protagonisti artisti provenienti dalla Croazia e dall'Italia. Sul palco si sono alternati cori, gruppi folcloristici e interpreti che hanno riportato al centro l'importanza del canto a due voci e della musica come patrimonio condiviso. Discanto e Altro, un appuntamento che ha trasformato il borgo istriano in un palcoscenico di tradizione, musica e incontro tra culture. L'evento, sostenuto dall'Unione Italiana, dall'Ufficio Governativo per i Diritti Umani e delle Minoranze Nazionali e dal Comune di Lisignano, ha riunito artisti dalla Croazia e dall'Italia con un obiettivo preciso: preservare e valorizzare i canti popolari, il canto a due voci e le antiche tradizioni musicali delle nostre terre. Ad aprire il programma la comunità degli italiani di Sissano con le interpretazioni di Mantignade. Rosaiola campanella, la memorosa iola, la campanella, con la cammina la fa suonare. Il Discanto istriano, la polivocalità, come adesso chiamiamo questo festival, è un festival estremamente importante perché è un'occasione per la nostra piccola comunità di promuovere qualcosa di grande. Quando ormai un paio di anni fa la comunità italiana di Sissano e il presidente De Marin, il nostro connazionale Grbac mi hanno proposto questa iniziativa, l'ho colta da subito effettivamente proprio per il motivo che abbiamo l'opportunità di promuovere di qualcosa che supera ovviamente i confini della nostra comunità. Ovviamente in questi anni abbiamo coinvolto anche persone un po' di tutto il territorio, ma non solo, anche molto più in là, il che è sempre un aspetto positivo. Questa manifestazione dimostra quanto il canto tradizionale sia ancora vivo e quanto possa unire comunità e generazioni diverse. È un patrimonio che appartiene a tutti noi e che dobbiamo continuare a custodire con passione, sottolinea Corva. Le nostre comunità hanno come obiettivo principale sicuramente quello di tramandare le identità, la nostra cultura, la nostra lingua, però anche in senso lato, cioè allargandola poi e espandendola anche su tutto il territorio. Penso che le nostre comunità, in particolar modo questa di Sissano, lo facciano molto bene e penso che questa manifestazione di stasera sia un ottimo esempio di come tramandare la propria identità e come anche presentarla a tutti gli altri. Sono saliti sul palco inoltre i membri delle comunità degli italiani di Dignano e di Gallesano, il gruppo rovignese Le Nuove Quattro Colonne e il SAC Mate Balota dal Castelnuovo d'Arsia. Presenti anche i gruppi quarnerini, la SAC San Martino di Arbe e i cantori dell'isola di Pago. Applaudissimo anche il gruppo folcloristico Valeresia dal Friuli Venezia Giulia e la famiglia Fantozzi di Reggio Emilia. E poi il canto a due voci macedone interpretato da Edna Strenja-Jurcan e Maja Ivankovic, seguito dalle antiche melodie della Vilotta di Portole e della Bugarissa di Valle, proposte da Dario Marušić e Marino Kranjac. A chiudere la serata l'energia del gruppo folk Vruja di Capodistria. L'edizione 2025 di Discanto e Altro ha così offerto al pubblico un ampio panorama di tradizioni musicali dell'Istria, del Quarnero e delle regioni vicine, confermandosi un appuntamento culturale di riferimento per la valorizzazione del canto popolare.
Notizie flash. Negli ultimi giorni a Pola si è registrato un forte aumento degli atti vandalici contro il patrimonio pubblico. Colpiti campi da gioco, aree verdi e spazi ricreativi con gravi danni a panchine, segnaletica, illuminazione e persino a dispositivi salvavita come i defibrillatori. La Polizia Municipale, in collaborazione con le forze dell'ordine, intensificherà i controlli anche in orario serale. A poco meno di un anno dalla visita della comunità degli italiani di Lusinpiccolo a Plostine, lo scorso fine settimana la comunità di Plostine ha ricambiato la visita venendo a Lusinpiccolo. Il folto gruppo, dopo aver visitato la città e il museo della Possiomeno, è stato accolto dal presidente Sanjin Zoretic e dai soci locali per trascorrere una bella serata in allegria, racconti, ricordi, tanto buon cibo, brindisi e canti. Quest'anno si tiene la 14ª edizione della Gitariada, uno dei festival più longevi e significativi della scena musicale indipendente in Istria e non solo. L'evento è organizzato dalla sezione di Pola dell'Unione Musicale Croata con il sostegno finanziario della città di Pola. Siamo aperti a tutte le età, dai 9 ai 99, come si suol dire. Non abbiamo alcun tipo di limitazione, né anagrafica né di genere musicale. Invito quindi tutti coloro che hanno voglia di suonare e di presentare il proprio lavoro creativo a iscriversi scrivendo a gitariada.pula@gmail.com o hgu.pula@hgu.hr. È sufficiente inviare una o due registrazioni, anche realizzate con il cellulare, insieme ai testi dei brani e una breve biografia, una foto del gruppo e naturalmente i recapiti di contatto, perché in passato abbiamo dovuto cercare alcune band in ogni modo possibile. Da 2 anni la Gitariada di Pola è aperta alle partecipazioni di musicisti provenienti da tutta la Croazia. Lo scorso anno ci hanno contattato e si sono esibiti persino gruppi provenienti da Vukovar, Zagabria e Fiume. Questo dimostra che chiunque si iscriva è il benvenuto. La piattaforma è di carattere aperto e sono contenta che siano le stesse band a chiamarci, così come diversi organizzatori di musica alternativa, perché in Croazia non esistono molte realtà dove questi gruppi possano esibirsi. Sono felice che possiamo sostenere il lavoro creativo e la musica d'autore. Ci tengo a sottolineare che non sono ammessi concerti di cover, ma soltanto musica originale. Ogni gruppo porterà 4-5 brani alla serata finale. In questo modo diamo davvero spazio ai giovani creativi. Quando la Gitariada iniziò 14 anni fa, arrivavano fino a una 50ina di iscrizioni da parte delle band, ma con il passare del tempo quel numero è progressivamente diminuito. All'inizio la Gitariada si svolgeva in 2 giornate, poi si è ridotta a una soltanto e con il tempo tutto si è un po' diradato. Posso dire però con soddisfazione che abbiamo atteso questa nuova generazione di giovani band che si sono fatte avanti e sono cresciute. Sono i nostri gruppi di Pola, nati proprio al liceo. Devo citarli tutti: Razor di Pola, Friction, FM13, Audiocloud, Krakatoa. In totale 5 band cresciute all'interno del liceo di Pola. Colgo l'occasione per ringraziare il liceo che ha offerto loro uno spazio dove poter provare. Tasha ha elogiato anche la scena musicale di Albona, da sempre molto vivace, e la città di Pola, che ha messo a disposizione spazi presso il Royce per la scena alternativa, una realtà unica in Croazia. La Gitariada quest'anno non si terrà come inizialmente annunciato il 13 settembre, ma il 12 settembre. Durante l'attesa del verdetto della giuria si esibirà il gruppo Monarch, che ha da poco pubblicato un nuovo album e presenterà al pubblico anche i suoi brani inediti. A differenza degli anni precedenti, quando veniva scelto un unico vincitore, dal 2023 la Gitariada non ha più un carattere strettamente competitivo. Al contrario, tutte le band che accedono alla serata finale possono ottenere un riconoscimento, in base al giudizio della giuria di esperti. Per il 3° anno consecutivo la comunità degli italiani di Rovigno canta in Istroveneto, ovvero l'omonimo progetto musicale che porta sulla platea comunitaria estiva le canzoni del famoso Festival dell'Istroveneto, dove pure i rovignesi di casa si sono distinti. Se a Venezia è a Casanova, noi in Istria non siamo de meno perché avemo gatto! Contime gatto ti che qua te son nato, come se fa, quali se le campane,
e fa innamorare le puttane striane. E mentre vi stiamo presentando il maestro Francesco Squarcia e Deborah che stanno intonando il brano La Vita, c'è da dire che questa edizione è stata uno degli appuntamenti più elettrizzanti in seno all'estate culturale promossa dalla comunità rovignese. Riproporre una serata con i brani dell'edizione festivaliera buiese del 2025 è stata anche un'iniziativa che avrà ancora molti seguiti. Ma certamente allora stasera la C canta Istro-Veneto e perciò parliamo in Istro-Veneto. È il terzo anno che siamo qua, è una di quelle serate informali dove la musica deve fare da padrona, dove siamo tutti un po' più leggeri, desiderosi di sentir cantare i nostri ragazzi. Un bel gruppo che ormai si è consolidato e che ormai viene da noi ogni anno ed è quel che abbiamo visto che fa anche piacere venire a trovare. Noi siamo sempre felici di averli qua da noi. Che bella sta piscina, la ridi stamattina coi suoi occhi del mare. Un'edizione festivaliera in versione bis ma fresca come un bel cin cin, la quale ha usato e come ed ha fatto cantare anche i conduttori. Il brano? Noi lo abbiamo ribattezzato C'est la vie, ma solo noi però. E non servi che mi sposto, vengo a casa parla piano, insomma lieviga. Troverò sto amor, penso che neviga. Vuole essere domani se non che lieviga. Sul palco Andrea Scarcia in compagnia di Stefano Hering per un totale di 15 canzoni dalle edizioni di Dimmela Cantando dal 2016 al 2025. Non è stata una gara ma una serata in compagnia dell'Istro Veneto. I nostri dialetti neolatini della penisola istriana, tra l'altro io buiese, istroveneta, ho fatto la tesi in istrioto, ma non ditelo a nessuno. Nessuno ci guarda, Nessuno ci guarda. Un bacione da Rovigno. Questa sera cantiamo Una vita lontana. Quanto è lontana? Molto lontana, fino in America. Comunque il testo è del nostro amico Walter Turcinovic e la musica di Seppic Ruffo. E tornare in Rio, in quel paese mio, bianca sul monte, sorgente fonte. Inoltre, dall'inizio del festival originale a venir presentate sono state ben 213 canzoni, molte oramai conosciute anche grazie alla radio, ma ciò che conta veramente è la grande energia che ogni edizione o replica che sia porta nella località ospitante. E siccome siamo a Rovigno, ci accomiateremo con Sara Salvi e i suoi bellissimi ricordi. Nel porto di Rovigno, quei parchi serestate che mi ricorda tanto mio papà. Le rete e le nasse e pochi pescatori che cercano ancora vita in questo mare. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.
vado a giocare alla tombola. Dove ti va? Magari ci farò qualche quaderna o qualche cinquina. Dove ti va così tutto trincato? So della ma tutto impegnato. Festa se dell'uva e tutti corri qua. Quando comincerà la tombola. Ciappa l'americano. Ciappa ciappa, intanto cosa 3 numeri. Ciappa l'americano. Varati che sei anche il numero 33. Anni di Cristo. Ciappa l'americano. Se ciappo mi che pago di bevere a tutto buio. E anche dintorni. Ma Ciappa l'americano. Ma costi qualche ciappo, qua non succede niente. Ciappa l'americano. Qualche speranza c'è, ma e finalmente ti ga indovinare. Pitiga ciappa la tombola. Tutti te cerca dove sono andato. Paga da bever e torna qua. Ciappa l'americano. Ma la tombola c'è qua e adesso me la bocco. Ciappa l'americano. E anche presto, che non mi vedi nessuno. Ciappa l'americano. Meno che da con nessun niente. È vero o no? È vero o no? No. No, è vero o no? Trappavine rock and roll, trappavine rock and roll, trappavine rock and roll, trappavine rock and roll. Ciappa l'americano. Ma meno che da con nessun niente. È vero o no? No. È vero o no? È vero o no? È vero o no? No. Un Bristlia che lungo il tuo rido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido con amico sul far. Guai smeraldi che bimbi olivetti sono i figli a lontano stranier. Sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, le culto, il dolor, sì, l'onor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, il culto, il dolor, sì, l'onor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Un Bristlia che lungo il tuo rido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido con amico sul far. Guai smeraldi che bimbi olivetti sono i figli a lontano stranier. Sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, le culto, il dolor, sì, l'onor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene
sul viso, l'amistade che viene dal cor. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Madre della Chiesa, per la Santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Il Signore renda efficace la sua testimonianza e la sua evangelizzazione in tutte le nazioni della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Totus tu sum Maria, totus tus Mater Dei, omnia mea tua sunt, totus tu sum Maria, totus tus Mater Dei, omnia mea tua sunt. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria.
Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio tra i dottori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. እናማሪኮ ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. specchio di perfezione, prega per noi. sede della sapienza, prega per noi. fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. dimora consacrata di Dio, prega per noi. rosa mistica, prega per noi. torre della santa città di Davide, prega per noi. fortezza inespugnabile, prega per noi. santuario della divina presenza, prega per noi. arca dell'alleanza, prega per noi. porta del cielo, prega per noi. stella del mattino, prega per noi. salute degli infermi, prega per noi. rifugio dei peccatori, prega per noi. conforto dei migranti, prega per noi. consolatrice degli afflitti, prega per noi. aiuto dei cristiani, prega per noi. regina degli angeli, prega per noi. regina dei patriarchi, prega per noi. regina dei profeti, prega per noi. regina degli apostoli, prega per noi. regina dei martiri, prega per noi. regina dei confessori della fede, prega per noi. regina delle vergini, prega per noi. regina di tutti i santi, prega per noi. regina concepita senza peccato, prega per noi. regina assunta in cielo, prega per noi. regina del rosario, prega per noi. regina della famiglia, prega per noi. regina della pace, prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, di godere sempre della salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione della Beata Maria Sempre Vergine. Liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, Che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Rinnoviamo il nostro sì a Dio con Maria, con la preghiera, pagina 13 del libretto. O Maria,
Vergine Lauretana, il mondo ha nostalgia di te. La tua piccola casa è memoria eloquente di valori perduti ma ancora sognati. Le povere pietre silenziosamente parlano e gridano che è Dio la vera ricchezza. La semplicità insegna e dolcemente ricorda che l'umiltà è la terra della vera grandezza. O Maria, Vergine Lauretana, il silenzio della tua casa custodisce un sì che ci appartiene e al quale noi tutti apparteniamo. È il sì che ha interrotto la catena dei nostri no. È il sì che è diventato corpo del Figlio di Dio, Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. O Maria, Vergine Lauretana, mentre passano i secoli ed i millenni, noi ci appoggiamo al tuo cuore di madre per intonare nel nostro povero cuore la melodia del tuo sì, che ci riempie di eterno e ci rende pellegrini felici verso la santa casa dei figli di Dio. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Particolarmente scenda sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. In questo Tempio Santo, a te Madre noi veniamo, pieni di fede e di speranza, come l'angelo ti salutiamo. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Col tuo sì in questa casa il divin Verbo si fece carne, e te Vergine tutta santa portasti al mondo il Salvatore. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te. Dobbiamo, curare le smagliature e appunto il dottor Busoni ci ha portato questa macchina, per fare questa biodermogenesi, che non vale solo per curare e trattare le smagliature, ma anche per le cicatrici e anche per l'invecchiamento cutaneo. Insomma, sono tante cose che può fare. Ma che cos'è esattamente la biodermogenesi, professore? Allora, la biodermogenesi è un approccio terapeutico completamente diverso. È nata qua in Italia, è stata sviluppata da un gruppo di ricercatori a Firenze. È un brevetto che è riconosciuto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino al Giappone, e si basa su un concetto molto datato, il campo elettromagnetico. Perché già nel 1939 a Londra si era scoperto che il campo elettromagnetico poteva rigenerare muscoli lesi in un tempo velocissimo. Poi la Luftwaffe ha iniziato a bombardare Londra, quindi gli studi sono rimasti bloccati. La prima monografia è del 1967. Da allora sappiamo che il campo elettromagnetico è in grado di moltiplicare la produzione cellulare. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato le caratteristiche non in profondità al muscolo, ma in superficie sulla pelle. E quindi con questo abbiamo visto che si ottiene lo stesso risultato. Si rigenera la pelle con una situazione analoga a quella che si aveva prima della lesione. Certo. E quindi il grosso vantaggio è che riorganizzando la pelle non abbiamo un risultato estetico, lo abbiamo funzionale. Funzionale, che questo ci interessa. Infatti già vediamo in azione la nostra signora Bourgeois e esattamente come funziona. Vediamo che sta passando un manipolo, però esattamente come si fa? Qual è il trattamento iniziale? Allora, il trattamento è abbastanza semplice. C'è una fase iniziale dove si fa una diagnosi sulla smagliatura del paziente. Con questo sappiamo quante sedute servono, con che distanza vanno fatte. Normalmente molto velocemente, si lavora 1 o 2 volte alla settimana. E poi iniziamo a lavorare abbinando dei principi attivi che servono a nutrire il tessuto, che vengono veicolati durante il trattamento. Il 13 marzo 2013, dopo la fumata bianca, Piazza San Pietro è gremita, in attesa di conoscere il nuovo Papa. La sorpresa è grande già a sentire il nome scelto, Francesco. E poi, nel cuore di tutti, resterà per sempre quell'indimenticabile Buonasera. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che
i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Buonasera e benvenuti a Francesco, la Chiesa che vorrei, serata speciale di TV 2000 dedicata ai 10 anni di pontificato di Papa Francesco. La Chiesa che vorrei significa guardare avanti, perché 10 anni fa è iniziata una storia che ha aperto tante strade, in larga parte ancora da percorrere. Di questo parleremo con Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Enrico Mentana, direttore di TG La 7 e Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. Benvenuti. Grazie. Tra pochissimo poi arriverà anche il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Fra Massimo Fusarelli, e nel corso della serata, anzi facciamolo subito, ci collegheremo con una parrocchia di Milano per cercare di intrecciare le parole di Papa Francesco con la vita concreta di una chiesa particolare. Quale, Enrico? Sì, è proprio così. Gennaro, buonasera anche dal cuore di Milano. Siamo nel quartiere Brera, un po' il centro della movida di questo quadrante di Milano. A pochi metri da noi c'è il Castello Sforzesco, alle nostre spalle la Pinacoteca celeberrima di Brera, a pochi metri la Scala, piazza del Duomo, con veramente tanta gente che vive queste vie, queste piazze. Alle nostre spalle però, eccola qua, si apre la parrocchia del Carmine, una parrocchia che, come dicevi tu, incarna bene la Chiesa che vorrei, quella intesa da Papa Francesco, una Chiesa in uscita, in costante ascolto del territorio, e tante iniziative per i milanesi e per i nuovi milanesi, tanti migranti che abitano da queste parti. Saremo qui per raccontare, tra poco arriverà anche il parroco e tanti collaboratori, quindi a tra poco. Allora, grazie Enrico, a tra poco. Noi ripartiamo invece dalle immagini di 10 anni fa. Mentana, la notizia dell'elezione del Papa è in sé una notizia per definizione, però quella fu una notizia particolare per tanti aspetti. Che cosa intuisti quella sera di nuovo e che cosa hai capito invece con il passare del tempo? Beh, intuì quello che tutti coloro che un minimo avevano masticato quello che stava succedendo, capì che si era scelto un uomo più forte, con una scorza diversa, se posso dire, rispetto ai pontefici che si erano macerati nella comune vicenda dell'Europa. Quella cosa alla fine del mondo, quella locuzione che viene subito presentata da un Papa che in realtà è di madrelingua italiano praticamente, vuole significare che in qualche modo è arrivato uno, e questo si capiva subito, che rimette a posto l'alfabeto della Chiesa, la sintassi della Chiesa. Questo è chiamato a fare. Non posso dire queste cose senza ricordare che
Papa Francesco viene eletto Papa in sostituzione di un uomo che c'è ancora, no? E questo era il concretizzarsi della fine della crisi in qualche modo, se noi lo paragoniamo a un evento politico, a una crisi di governo. C'era Benedetto che aveva fatto il suo gesto, c'erano gli occhi del mondo, dei fedeli e anche di chi non è fedele rispetto a Piazza San Pietro, rispetto alle decisioni che venivano prese, e c'era un uomo che subito concretizzava la sua volontà di prendere in pugno la situazione scegliendosi il nome più importante possibile, no? Per la Chiesa, quello di Francesco, che non per caso è un nome che non viene frequentato, no? nella scelta dei papi. Come un risorgere della Chiesa dopo quello che è stato un dottore sul campo della Chiesa, come Papa Ratzinger. Questo ci è sembrato subito di vedere un uomo che riprende la Chiesa dei fondamentali, del rapporto diretto, il rapporto diretto che si intravede immediatamente, no? Non sono io che adesso pregherò, siete voi che preghiate subito per me. Come dire, io sono uno di voi, io sono uno di voi. Poi ne parleremo, Francesco si cimenta per 10 anni con dei problemi che tragicamente sono ancora tutti oggi, dai giornali, dai telegiornali davanti ai nostri occhi. I migranti, lui va a Lampedusa proprio, è il primo grande gesto di andare a Lampedusa. La guerra, la pandemia. Le abbiamo tutti ancora davanti ai nostri occhi, l'inchiesta di Bergamo sull'origine della pandemia, la guerra che purtroppo prosegue, la vicenda dei migranti che ancora una volta ha avuto negli ultimi giorni, nelle ultime ore, sviluppi tragici. Tutto è ancora da risolvere, tutto è ancora davanti agli uomini e alle donne della Chiesa che devono tentare di indicare a se stessi e al mondo una strada possibile di convivenza. E però Francesco in questi 10 anni, pur con i problemi che ha avuto fisici, come tutti gli uomini non più giovani, come noi tutti gli uomini non più giovani, è riuscito a tenere saldissimo questo timone, facendo capire che la Chiesa non deve risolvere i problemi. Questo è, secondo me, il vero sottotesto che io vedo, no? Non deve permetterci di conviverci, di affrontarli. Deve accompagnare essendo in pace con noi stessi, se siamo fedeli, ovviamente. Non solo il nome già per sé, Andrea, era una sorta di programma di governo, ma a rileggere quelle poche parole colpisce il fatto che c'erano in nuce un po' anche